Terza sezione che stava iniziando con un attraversamento in barca e sapevamo che per concluderla poco prima di Jakvik ci sarebbe stato un altro attraversamento e questo stava dando sia a me che a Fra la sensazione di essere lasciati un po' su un'isola. Fra l'altro questa sezione è quella con meno punti d'appoggio in assoluto, anzi i rifugi proprio non ce ne sono, quindi era proprio come essere un po' messi sull'isola di Jurassic Park, non so se avete presente quell'idea di remoto. Comunque dopo il pranzo ci eravamo ampiamente ricaricati, la pausa ci era servita tantissimo per riempirci di energie e non ci sembrava neanche più di essere nella stessa giornata di quel bosco infinito. E fra l'altro la finestra di bel tempo si stava per esaurire perché nei giorni successivi sarebbe arrivata pioggia e così avevamo deciso di macinare un bel po' di chilometri finché il sole ci avrebbe assistito. Quindi diciamo che c'è stato un bel cambio di prospettive ed eravamo carichi per questo terzo pezzo di Kungsleden. Abbiamo ancora gamba, quindi abbiamo deciso che adesso ceniamo perché sono le 7:30, facciamo una cena abbastanza rapida e poi continuiamo a camminare per altri 5 km dove dovremo trovare in teoria un punto tenda molto più figo di questo, visto che siamo carichi. L'idea ci allettava, siamo molto più carichi di stamattina. È incredibile perché stamattina eravamo demoliti da quel bosco, invece adesso siamo siamo pronti. Magari la pagheremo tutto domani, però adesso ci va di farlo e quindi si va. Ci siamo! Sì, ponte, bivacco e posti tenda. Spettacolo! Ok, allora adesso vediamo come è messo il bivacco. Ci sono posti tenda lì rialzati, se no la mettiamo lì all'inizio del ponte, dove fra l'altro c'è un ragazzo che avevamo già conosciuto i giorni scorsi. Prendiamo il posto dove ci sarà potenzialmente meno umidità. Bene, alla fine ragazzi abbiamo deciso che sfrutteremo questo bivacco perché ci sono esattamente... Scusi, la ringrazio. Ci sono esattamente 2 sedute e qua dentro sicuramente non soffriremo di umidità, quindi lo sfruttiamo questa notte, facciamo il bivacchino svedese. Bene, no, sono super contento, super contento. Mangiare abbiamo mangiato, il posto dove dormire ce l'abbiamo, non c'è nessun altro, che bello. Anche vada giusto il volo un po'. Sì. Ragazzi, buongiorno, notte in bivacco è andata molto bene, purtroppo come vedete il cielo non altrettanto bene e da quello che sappiamo per le previsioni ultime che abbiamo visto non dovrebbe piovere, dovrebbe essere un po' così variabile tutta la giornata, speriamo che non cada acqua e niente, però siamo pronti per questo giorno 9 di Kungsleden in cui abbiamo in programma di fare ancora una trentina di chilometri in modo da avvicinarci il più possibile, come vi dicevo ieri, alla prossima barca a motore. Adesso scendo a fare acqua un attimo al torrente e poi partiamo. Allora, per fortuna la giornata si è un po' aperta, il cielo si è un po' aperto, poi siamo anche su questo altopiano molto figo che non vedevo l'ora di essere in uno spazio aperto dopo tutto quel bosco. L'unico problema, tra virgolette, è che ho il ginocchio destro che sta iniziando a farsi sentire. Non mi fa male, però come giustamente mi diceva Francesco, mi sta parlando, quindi oggi lo terrò bello monitorato. Spero che non sia niente di che, anche perché da camminare ne abbiamo ancora un po' obbligatoriamente, quindi spero che non rompa le scatole. Allora, oggi il menù prevede di mettere queste uova disidratate che adesso si stanno ridratando dentro a una tortiglia con l'aggiunta di un po' di crema di formaggio. Così, questo qua è lo schifo generale, questo qua è Francesco che si è appena fatto il bagno, questo qua sono io che mi sono appena fatto il bagno, dopo vi faccio vedere la preparazione. Sarà sicuramente
gourmet. Bene, benvenuti in questa nuova puntata di 4 ristoranti Eigenversion. Oggi prepareremo una tortiglia che adesso ci appresteremo a uscire dalla sua confezione. La spattiamo sul feedpot. Dopodiché, cucchiaio. Andiamo ad aprire questo prodotto che, come leggiamo, è scrambled eggs. Pare che ci siano uova e verdura all'interno. È stato reidratato per il tempo necessario. Non è molto un troppo liquido. No. Ci ho messo anche meno acqua. Ristoratori, penso che la nostra idea si vada a far fottere, perché il contenuto di questa busta è esageratamente liquido. Top. Quindi ristoratori, mi dispiace, ma ci vediamo alla prossima puntata. E dopo questo momento hiker trash è giunta l'ora di ripartire in mezzo al nostro bosco. Andiamo. La scelta della ciabatta Decathlon si rivela vincente anche per queste cose, cioè abbastanza vincente. Adesso me le sono messe per attraversare quel tratto di sentiero completamente allagato e ho anche rischiato di perderne una perché si era incastrata. Adesso sto continuando a tenerle perché dovrebbero esserci altri tratti e quindi mi faccio un po' di strada con le ciabatte, che non è il massimo della sicurezza, me ne rendo conto, però non è neanche un terreno così difficile da camminare. Praticamente, raga, siamo passati stamattina, abbiamo svalicato qua, siamo passati qua sotto e poi non so che giro abbiamo fatto, ma poi siamo venuti su di qua e adesso stiamo facendo l'ultima salita e stavamo valutando se metterci a dormire nel bivacco Sami, visto che da stanotte dovrebbe iniziare a piovere e poi dovrebbe piovere per tutto il giorno. E questo pezzo è veramente super allagato, oggi è stato veramente duro a passare, al di là del bagnarsi i piedi, che non è un problema, ma proprio è macchinoso e lento e ce n'è tanto da fare, proprio tanto. Ciao amiche renne. Allora raga, siamo arrivati al bivacchino Sami, provo a entrare perché il buco è piccolissimo, aiuto, ma all'interno è una vera porcilaia, letteralmente. C'è di tutto, al di là del tetto che ha un sacco di fessure. Quindi a questo punto andiamo a cercarci uno spot tenda e piuttosto ci svegliamo molto presto stanotte, prima che inizi a piovere, in modo da partire prima che piova, perché qua io non ci dormo. Non sono un tipo schizzinoso, ma così è un po' too much. Raga, non siamo mai stati così veloci come stasera a mettere sulle tende, perché tra stanchezza e fame eravamo veramente cotti. Adesso mangiamo, sono le 7:30. Mangiamo e poi ci cacciamo subito a letto, perché domani appunto dobbiamo un po' combattere contro la pioggia, quindi tra stanchezza di oggi e un po' di programmazione per domani a breve saremo coricati e va bene così.
Allora ragazzi, buongiorno, oggi giorno 10 di Kungsleden, sono le 6:15 e sono già in cammino. Tra un po' si incammina anche Fra, che si è svegliato un pochino dopo di me, e stamattina partiamo così presto perché appena mi sono svegliato ho sentito che non pioveva, quindi ho smontato la tenda velocissimamente in modo da tenerla asciutta per stasera, e appunto oggi dovremo trovare un po' di pioggia. E niente, vi do un'altra comunicazione. Ho deciso che a Jagbik finirà il mio Kungsleden per vari motivi. Il primo è che il ginocchio mi sta dando dei pensieri, non mi fa male, ma so che se sta facendo così è perché si sta sforzando, e quindi non voglio rischiare di trovarmi magari in mezzo alla prossima sessione con un male al ginocchio che non riesco a gestire. Il secondo motivo è che non sento più la necessità di essere qui, o meglio, io quando faccio queste esperienze perché cerco di vivere in mezzo alla natura per avere qualcosa, per arricchirmi, per sfogare qualcosa magari, insomma per vari motivi, e in questi 10 giorni la Lapponia mi ha dato quello che stavo cercando, cioè serenità, spazi aperti, liberare la mente, e l'ho fatto. In questo momento sono, diciamo, stanco sia fisicamente che mentalmente di stare fuori, e ho bisogno di altro, ho bisogno di comodità e ho bisogno di fare altre cose, quindi direi che molto serenamente la finisco qui, perché andare oltre sarebbe un esagerare, un forzare le cose. Per quale motivo poi? Non devo dimostrare niente a nessuno, quindi mi sono divertito, la mia esperienza l'ho fatta, e stavo anche ragionando sul fatto che dopo un anno che ho vissuto come ho vissuto quest'anno, cioè viaggiando molto, facendo tanti chilometri, camminando tanto e vedendo tante cose, penso di essere arrivato a saturazione. Lo so che sembra strano da sentire, ma ci si può saturare anche di belle cose, ci si può anestetizzare la bellezza. Ripeto, so che è strano, ma è quello che sto provando io, e so che non sono l'unico ad aver provato queste sensazioni. Quindi ecco, niente. Comunque questi sono i motivi per cui domani, arrivato a Jagbik, mi fermerò e prenderò un mezzo per tornare prima a Stoccolma e poi a casa. Detto questo ragazzi, iniziamo questa giornata camminando e sperando che la pioggia arrivi il più tardi possibile e che sia il più blanda possibile. A dopo. Finalmente raga, buon Viking, questo vuol dire che mancherà pochissimo a Jagbik. Sono contentissimo anche perché adesso facciamo un sacco di pausa, perché la barca è alle 4 e adesso è 10 minuti a mezzogiorno, ci riposiamo un bel po' e mangiamo, godo. Può essere, non ci sta accampanando più niente. Bene, dopo 3 orette passate da lì al riparo dalla pioggia, è giunto il momento di rimettersi le scarpe bagnate, le calze bagnate, prendere l'ultima barca a motore e attraversare il lago per andare a fare gli ultimi chilometri. Allora, sono le 5:10, stavamo ponderando cosa fare, perché per arrivare alla prossima barchetta remi sono 8 km da qua, che potremmo anche farli e potremmo attraversare. Dopodiché a quel punto ci sta ingolosendo l'idea di arrivare direttamente a Jagbik stasera, ma questo vorrebbe dire fare 38 km totali di giornata, e con queste condizioni sono tanti. E che adesso abbiamo fatto una pausa molto lunga, abbiamo mangiato, quindi siamo abbastanza freschi e stiamo ragionando bene, ma nel corso d'opera non sappiamo. Quindi adesso arriviamo dalla barca, vediamo come siamo messi, se siamo stanchi mettiamo giù la tenda, e domattina ci rimangono veramente pochi chilometri per arrivare in paese, se no appunto facciamo la mattata. Vediamo, vorrebbe dire fare la sezione 3 in 2 giorni. Come 2? 2 e mezzo? Vabbè sì, sarebbero veramente pochi. Vabbè, comunque ragazzi, vediamo come va, ci aggiorniamo. Non so quanto filmerò, perché se dobbiamo andare e il meteo è quello che è, non so quanto terrò fuori la videocamera, scusatemi, ma dobbiamo valutare di minuto in minuto.
Addio! Inutile dirvi che è stata una delle tappe più stancanti e umide di tutta la mia carriera da camminatore, ma sia io che Fra eravamo ben decisi a arrivare in ostello, ognuno per i propri motivi, e a noi si è unito anche Lucas che ci ha aiutato a spingere sulla barca e siamo riusciti a concludere questa giornata veramente epica nel modo migliore possibile. E sì, ovviamente ci sono poche riprese perché la situazione la capite da voi. E alle ore 8:50 raga siamo arrivati a Jagvik finalmente. Adesso andiamo in ostello a farci una bella doccia bollente. Ed è fatto. Che figata. Ok, siamo in ostello Jagvik, abbiamo fatto la doccia. È una cosa bellissima. C'è anche Franceschino qua che se la sta già palleggiando. Un po' stanco. E niente. Sono molto contento perché ho fatto la doccia calda e siamo al caldo e staremo asciutti e starò qui tutto domani, dormirò ancora qui e bella, domani vi faccio vedere un po' l'ostello, adesso facciamo le ultime 2 robe e poi ci corichiamo e moriamo. Raga, see you tomorrow. Senza ombra di dubbio Jagvik è il posto ideale per rilassarsi e ripartire. Siamo andati 2 volte a fare la spesa perché avevamo un vero supermercato a disposizione e abbiamo fatto una spesa per mangiare in ostello e un'altra che è servita a Fra per avere scorte per i giorni successivi di cammino e a me per affrontare il viaggio di ritorno. Ci siamo letteralmente coccolati in quest'angolo di Svezia ed è stato anche il posto giusto per riflettere sulla mia scelta. Avrei potuto fare questo Kungsleden in un altro momento? Sicuramente lo avrei vissuto con un altro spirito e in un altro modo, ma con i se e con i ma non si va da nessuna parte. So che in quel momento i miei limiti fisici e mentali erano quelli, li ho rispettati e va benissimo così. Ero appagato da quello che avevo visto e fatto e non penso di dovermi recriminare niente. Penso che ascoltarmi sia l'unica vera regola che devo rispettare. Ho forse esagerato a fare tutte queste esperienze in un solo anno? Non credo si esageri mai a puntare su se stessi e a ricercare il proprio benessere. L'importante è trovare un proprio equilibrio e lavorare per raggiungere i propri obiettivi, qualsiasi sia il modo o il mezzo che usiamo. Ora la mia zona di comfort è più ampia, certo ho bisogno di un attimo di riposo, ma non vedo l'ora di vivere nuove esperienze e renderla ancora più grande e ben addobbata. Non sarò il camminatore che mi sarei aspettato di diventare, ma di sicuro sono chi volevo essere prima di fare questo Kungsleden e questo anno stupendo. Bene, quindi ragazzi, siamo finalmente giunti alla fine di questo lungo viaggio. Adesso sono a casa di Gabriel ad Uppsala, che sapete insomma già chi è perché l'avete già visto in altri video. E niente, appunto, siamo arrivati sia alla fine di questa avventura che alla fine di questo anno incredibile, come vi ho raccontato fino adesso. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, quello che vi ho fatto vedere quest'anno vi sia piaciuto. E io adesso sarò qua oggi e domani penso che andrò a fare un giro a Stoccolma e dopodomani rientrerò in Italia per iniziare appunto un nuovo ciclo e vedere di programmare nuove cose, nuove avventure e anche qualcosa di nuovo probabilmente nella mia vita. Quindi ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per la compagnia, per essere stati fino a qui a vedere questo video e noi ci vediamo come al solito lunedì prossimo con un nuovo video sul canale. Ciao a tutti ragazzi.